Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bene, possiamo vedere in questo video una scheda per testare i motorini fan di aria condizionata, unità esterna e unità interna. Ecco, partiamo da questo presupposto che i motorini da testare devono avere 5 cavetti e devono avere lo schema che andremo a vedere quali tensioni devono avere per poter testare il motorino e per cui è stato progettato questa scheda. Bene, partiamo che questa è la versione 3, è stata fatta prima una versione 1 con alimentatore lineare, poi è stata fatta una versione 2, questa è la versione 3. Nella versione 3 abbiamo l'alimentatore switching che monta sulla scheda. Ho eliminato un po' di connettori che non servono più perché nella versione 2 si poteva montare sia il trasformatore lineare, che è questo in pratica, e sia il trasformatore switching che abbiamo qui sulla scheda. Può montare uno l'altro sulla versione 2 però esternamente, quindi ho preferito decidere di mettere un alimentatore switching sulla scheda senza tenerlo fuori dalla scheda. Partiamo subito come è fatta questa scheda, come è composta. Abbiamo il morsetto numero 1 in cui abbiamo l'entrata della 220 volt, un fusibile, l'alimentatore switching saldato sulla PCB in cui ha l'entrata della 220 volt e l'uscita della 15 volt. Poi abbiamo, questo è un potenziometro per regolare il controllo della velocità che deriva dalla 15 volt, ma in uscita del potenziometro per controllare la velocità del motorino fan massimo a 6 volt. I due display che va a monitorare la 15 volt fissa e il controllo della velocità del potenziometro, che sono questi due morsetti, morsetto numero 3 e morsetto numero 4. Il morsetto numero 2 è predisposto per la 300 volt, per montare un display di 300 volt che difficilmente si trovano in commercio, ma comunque si trovano, solo che costicchiano, e chi vorrà montarselo, comprarselo e montarselo lo può anche fare, ma diciamo che in linea di massimo non serve più di tanto. Partiamo dall'entrata della 200 volt. Abbiamo due LED blu che vanno a monitorare la 200 volt. I due LED sono montati uno al contrario dall'altro e in corrente alternata, avendo poi un partitore di tensione per abbassare la tensione, e ripeto, essendo una tensione alternata, i due LED si accenderanno, ripeto, che servono per monitorare la 200 volt. Qui abbiamo una serie di resistenze in cui sono da 3 watt. Ho esagerato un po' con i watt perché tanto alla fine una vale l'altra, quindi i costi sono irrilevanti, quindi preferisco metterli da 3 dove è stato necessario. Il condensatore per la 300 volt, questo è un condensatore da 400 volt 100 microfarad. Abbiamo un LED rosso che va a monitorare l'accensione della 300 volt e nel momento in cui si spegne, si toglie alimentazione alla PCB, questo LED rimane acceso. In poche parole, va a monitorare la carica del condensatore, quindi una volta tolta l'alimentazione si può mettere mani nei momenti in cui si spegne il LED rosso, perché sta a indicare che il condensatore si è scaricato totalmente. Questo LED invece è un LED del feedback, è un LED verde che va ad illuminarsi e a lampeggiare e va a rilevare i sensori Hall che ci sono dentro al motorino, perché dietro questo motore fan c'è una schedina che viene alimentata a 15 volt, che la 15 volt in pratica
che si vedrà sul display e che servirà per alimentare i driver interni, in cui va anche ad alimentare i sensori Hall. Quando il rotore va a girare, i sensori Hall daranno 101 e questo LED si andrà ad illuminare, a lampeggiare la presenza, sta a indicare dei sensori Hall che funzionano correttamente. Per quanto riguarda il connettore, è un connettore in cui si potrà collegare un morsetto a 5 cavetti, in cui abbiamo questo pin che è più distaccato dagli altri, la presenza della 300 volt. Qui non si vede bene, ma c'è scritto anche, vado a zoomare un po' e vi faccio vedere che c'è scritto, solo che si vede poco. Eccolo qui, qui c'è la presenza della 300 volt su questo pin, mentre invece qui abbiamo il GND, qui la 15 volt, il connettore copre un po' la scritta, qui abbiamo il controllo della velocità e il feedback. Facciamo un test del motorino, lo facciamo girare, vediamo come funziona. Andiamo a mettere il connettore, è obbligato, quindi il connettore non si può mettere in questo modo perché c'è una palpella qui, quindi siamo obbligati a metterlo in questo modo, in cui il filo rosso, che è la presenza della 300 volt, va messo dal lato giusto. Adesso, siccome ci sono connettori con i cavetti al contrario, quindi il filo rosso si trova da quest'altro lato e non si può mettere perché giustamente la 300 volt sta al contrario, e quindi bisogna sfilare tutti i cavetti e metterli al contrario. Come si sfilano i cavetti? Premendo su questa palpella qui si sfila il cavetto. Adesso ve lo faccio vedere, è abbastanza semplice sfilare il cavetto e metterli al contrario, ma se non si vuole fare questo si può anche tagliare la palpella qui, però lo sconsiglio perché poi diventa pericoloso, perché nel momento in cui uno si dimentica di metterlo nel verso giusto, poi si potrebbe sia bruciare il motorino che la schedina. Bene, adesso andiamo a mettere questo connettore. Un'altra cosa che volevo dire, qui abbiamo un'altra predisposizione per connettori piccolini, cioè siccome i motorini dell'unità interna hanno i connettori più piccoli, questa predisposizione è fatta per i connettori dell'unità interna, per collegare i motorini dell'unità interna. Il buzzer che vedete qui servirà per la 15 volt. Se la 15 volt è in corto, fosse in corto, allora il buzzer suonerà. Poi faremo una prova, vi farò vedere. Questo condensatore era predisposto per il trasformatore lineare e ho preferito lasciarlo, tanto problemi non ne ha, anzi è meglio che va a stabilizzare meglio 15 volt. Poi abbiamo questo ponte diodo che ha l'entrata della 200 volt e l'uscita della 300 volt, che fornirà la 300 volt qui, sia sul cavetto rosso che il GND cavetto nero. Ok, credo di aver detto tutto per quanto riguarda la schedina. Adesso andiamo a fare qualche prova. Ok, ho spento la luce in modo che si possano vedere meglio i LED. Diamo alimentazione, possiamo vedere che si sono accesi due LED blu, il LED rosso, la presenza della 300 volt, e il LED verde, la presenza del feedback. Da notare che se muovo l'alberino del fan, il LED si accende e si spegne, perché se i sensori Hall si trovano a 0 il LED si spegnerà, se i sensori Hall si trovano a 1 il LED verde si accenderà, come sto facendo in questo modo. Quindi io
vado a girare lentamente con le mani e posso già verificare che i sensori Hall funzionano. Ok? Ok, adesso sui display possiamo vedere la presenza del 15 volts. C'è una caduta di tensione e quindi ne vediamo 13,9 su quest'altro display che sta a 0 e il controllo della velocità. Vado a girare lentamente il potenziometro e possiamo vedere che quando arriverà a 2 volt comincerà a girare. Possiamo vedere il lampeggio del LED verde. I sensori Hall che vanno dallo stato 0 allo stato 1, quindi posso aumentare la velocità tranquillamente. Ripeto, arriva fino a 6 volt, ma è più che sufficiente arrivare a 4 volt per testare i ventilatori. Tenendo presente che questo è un motorino fan per un 24.000 PTU, ha un assorbimento di circa 74 watt. Si possono testare anche motorini più grandi. Andiamo a staccare il morsetto e prima però di staccare il morsetto dobbiamo attendere che questo LED rosso si spegne e ci vorrà circa una quarantina di secondi. Questo perché il condensatore rimane carico e il LED ci indica che il condensatore è carico e nel momento in cui si spegnerà totalmente possiamo andare a staccare la morsettiera. Adesso prendiamo un coccodrillo e lo mettiamo in corto tra GND e 15 volt e vedremo che il buzzer suonerà. Eccolo lì, In questo caso la scheda PCB ci sta indicando che c'è una presenza di corto sulla 15 volt, in cui nella schedina interna del motore fan è presente un corto sulla 15 volt. Facciamo girare il motorino. Ok, possiamo vedere che in questo momento il feedback sta lampeggiando e se adesso vado a staccare il cavetto del feedback, guardate un po', il LED non lampeggerà più perché non rileverà più i sensori Hall e di conseguenza questo ci servirà a capire se i sensori Hall sono integri, perché il motorino potrebbe girare ma la scheda esterna potrebbe dare errore fan. Comunque in quel caso sappiamo che il problema sta sui sensori Hall. Ricolleghiamo nuovamente e possiamo vedere che ritorna a lampeggiare. Bene, vi do un'anteprima per quanto riguarda la versione 4. Quindi la versione 4 sarà uguale ma con un progetto in più. Vado a togliere l'alimentazione. Dicevo, con un progetto in più, questi sono due fotoaccoppiatori in cui possiamo dalla scheda esterna, questo facciamo finta che è il connettore della scheda esterna, dalla scheda esterna possiamo collegare il feedback, il controllo di velocità, il GND che sarà separato dal GND della PCB e possiamo controllare se il fan gira, cioè il motorino gira. Il motorino sarà sempre collegato sulla PCB, ovviamente da un altro connettore. In quel caso possiamo verificare se la scheda esterna sta mandando sia il controllo di velocità che sia
se riceve il feedback. Questo è un'anteprima della versione 4 che uscirà, non so quando uscirà, perché il tempo è poco, quindi sto ancora valutando un po' se funziona bene il progetto. Comunque nel momento che ci sarà la versione 4 farò un video. Per il momento c'è la versione 3, per chi fosse interessato mi può contattare sulle mail mimorefrigger@gmail.com. Bene ragazzi, da Memory Frigger questo è tutto. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale di Memory Frigger e azionate la campanella per le notifiche. Da Memory Frigger questo è tutto e ci vediamo ad un prossimo video.